Ragazzi, la pasta al tonno più buona della vostra vita. Guardala qua, ve la presento. Eccola qui, sono io, guarda. Mamma mia, che roba. Aspetta che vi faccio vedere la crosticina bene qua. Ragazzi, sono Moccio e bentornati in questo sonnolentissimissimo episodio di Fame da Incubi. È la 1.05. Oggi ho una fame discreta, per cui vi porto una ricetta di quelle salvavita, proprio, di quelle che mi hanno salvato tantissime volte. Uno dei piatti divenuti più famosi qui sull'internet, anche grazie a qualcuno che ne ha decantato le lodi. Tutti sanno che mando pasta tutti. Naturalmente parliamo della pasta col tonno. Prima di vedere il procedimento però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E vi ricordo che dal 13 giugno siamo online con This is America su Food Network, canale 33 del digitale terrestre o 416 di Sky. Potevo fare secondo voi una pasta col tonno semplice? Ditemelo voi, no? Per cui vi porterò la pasta col tonno più buona della vostra vita. Perché per me la pasta col tonno, ragazzi, si porta dietro altri due elementi fondamentali che sono la cipolla e lo zola. L'aido. Pasta, tonno, cipolle e zola. Genio. Prendiamo, tagliamo a metà, tutto molto semplice, e cerchiamo di fare una julienne abbastanza fine. Voilà, una cioppatina e la nostra cipolla è pronta. Non ho neanche pianto. A questo punto dobbiamo servirci della nostra arma segreta, ovvero il burro, e una padella e stonf. La mettiamo su un fuoco discretamente moderato. Iniziamo ad inserire la nostra cipolla nel burro. Eccolo qua. Sarà una ricetta che vive di contrasti, ragazzi. Dolce, piccante, salato. Bella, mi piace. Lasciamo sciogliere il nostro burro abbastanza lieve. Facciamo solo un altro procedimento. Profumo incredibile. Diamo subito una salatina perché vogliamo buttare fuori l'acqua alle nostre cipolle. Quindi salata. Ci butto 2 speziette piccanti per dargli un po' di tono alle nostre cipolle. Magnifico, mischiatina. Devono diventare, ragazzi, una cremina proprio. Sciogliersi, diventare morbide. Subito mezzo bicchierino di cognac. Stiamo andando a creare una complessità di dolcezza, ragazzi, nelle nostre cipolle. Il burro, il cognac, E come al solito sfumiamo. Muniamo di un'altra pentola perché andiamo a fare la nostra bellissima bechamel. È formata da 2 elementi fondamentali che sono il burro, stonf incredibile, e la farina. Dose abbondante di burro, farina, facciamo sciogliere e facciamo il nostro bellissimo roux. Mi raccomando, ragazzi, fate sciogliere e cuocere bene. Burro e farina stanno formando il nostro simpatico roux. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo già messo del latte a scaldare. Verso il latte, mi raccomando, ragazzi, caldo ma non deve bollire. Un po' alla volta perché voglio controllare la densità della mia bechamel. Mischio bene per non fare i grumi e sentirete subito, in realtà, sotto la vostra mano potente, la vostra bechamel che si va a formare. Nel frattempo la nostra acqua vedo che sta bollendo, per cui andrei a calare un tortiglione anche bello cattivo, Passiamo. Ma torniamo alla nostra bechamel. Allora, sale, ragazzi, abbondante perché l'ho fatta un bel po'. Pepe, con movimento sexy se potete. Ora, c'è chi preferisce il pepe bianco, a me sinceramente piace più col pepe nero. Ultimo ma non ultimo, ragazzi, la noce moscata, ragazzi. Quindi microplane, dose bella cattiva di noce moscata. Bella viscosa la mia bechamellona. Ci vuole ancora un po' di sale. Noce moscata giusta. Ok, do mezza presa, perché? Ragazzi, è una ricetta di pesce, ci vuole formaggio. Ora mettiamo una bella dose del nostro parmigiano. If my grandmother had wheels, she would have been a bike. Voilà. Mischiatina, l'abbiamo fatta, guardala qua, che bellezza. Prendiamo il nostro bellissimo e filettoso tonno e con le nostre mani andiamo a sbriciolarlo nella nostra bechamel. Cercate di fare dei filettini così, che rimane un po' più, si dice lì, wow. Sicuramente non la solita triste pasta. E ragazzi, mentre vi faccio questa cosa direi che vi lancio uno spottino. Ci vediamo dopo. Ma
Mocio non ha paura di esagerare. Ragazzi, sono Mocio and this is America! Vive per esagerare. Con le quantità, Dose abbastanza generosa, con le calorie, Ed è il nostro con l'ambizione. Una dose di whisky. Ogni piatto una gioia per gli occhi. It's fire! Ogni episodio un attacco diretto alle coronarie. Mocio, This is America, da sabato 13 giugno alle 23:45 su Food Network, canale 33. Controlliamo la nostra pasta, molto bene direi. Giusto un minutino. Mi sono munito di una fantastica teglietta. Cosa facciamo? Prendiamo un po' di besciamella e iniziamo a metterla sul fondo, bella così. E con un cucchiaio andiamo a spalmarla un po' dentro tutta la teglia, sui lati, bla bla bla. L'abbiamo foderata di besciamella. Scoliamo la pasta direttamente all'interno della nostra besciamella. Non scolatela troppo perché un po' di acqua ci serve andare ad amalgamare meglio il tutto. Armati del nostro fido cucchiaio di legno andiamo a mischiare tutto. Se vedete che è troppo densa, cosa facciamo? Mettiamo un po' di acqua, un po' più fluida. Ora però, teglia, facciamo così, occhio seguitemi. Non riempiamo, circa un 3/4. E a questo punto entra in gioco il nostro Zola, perché con delle cucchiaiate violente andiamo a fare così, un po' di lato, un po' di qua, un po' qui, molto bene. E adesso è il turno delle nostre cipolle. Lo stesso, per non andare a disperderle in padella, ne mettiamo questo più, che roba odoriosa. Cucchiaio, do una mezza mischiatina così. Non mischiate troppo, cercate solo di far andare giù un po' le cose. Chiudiamo con un'altra mezza, eccola qua, di pasta. Appiattiamo e chiudiamo con una spolveratona, non generosa, ma di più, del nostro parmigiano. You know, what the hell is, you know, it doesn't make any sense what you said. It's a different recipe. Ho già acceso il forno, quindi mettiamo la nostra pasta col tonno a gratinare. Ci metterà un 10 minuti, al massimo dovete mettere, ragazzi, non deve cuocere la pasta, si deve solo gratinare. Ed eccolo qui, ragazzi, guarda la nostra pasta col tonno com'è. Dobbiamo essere bravi ed impiattare magnificamente. Vado e taglio una dose molto generosa, oserei. Siete pronti all'orgasmo? La finiamo di guarnire, ragazzi, con 2 cipolline rimaste, quindi così, e 2 filettini di tonno. Via. Smacinatina di pepe. Ragazzi, la pasta al tonno più buona della vostra vita. Guardala qua, l'ho presa in... Eccola qui, sono io, guarda. Mamma mia, che roba. Aspetta che vi faccio vedere la crosticina bene qua. Io non vorrei ripetermi di nuovo, ragazzi, ma se per caso si tratta di un sogno, non svegliatevi. Forchettina, direi, e vado all'assaggio. Partiamo naturalmente prendendo un bel pezzettone di crosta. Ragazzi, sta cosa è folle. È folle. Subito le cipolle dolcissime. Con quel leggero retrogusto di cognac. Stupendo, speziato. Mamma mia, la crosta del formaggio. Bella decisa. E poi quando ti capita il bel pezzettone, il filettino di tonno, che non l'abbiamo cotto troppo, ma rimane bello morbido perché è stato solo messo dalla besciamella, si è ammorbidito anzi. Mamma, vabbè, poi la besciamella, ragazzi, per me potrebbe rendere buona qualsiasi cosa. No, devo farvelo vedere perché qua, raga, illegale. Ecco, per tutte quelle volte che avete pensato alla pasta col tonno come una pasta triste, vi prego, provate a fare questa versione. Farete le capriole nel letto, ragazzi. Lo Zola, l'ho preso un pezzettone adesso, mamma mia. Ragazzi, quando arriva lo Zola è l'apoteosi del gusto. Mamma. E se beccate tutti i sapori insieme, bingo. Vi dirò che sto giro ho fatto fatica a fermarmi, ma come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, seguirmi su YouTube e su Instagram e seguirmi sabato 13 su Food Network con il mio nuovo programma This is America. Ragazzi, vado a finire la pasta. Col tonno, col tonno.